WBIF World Individual Championship 2025, incontro tra Andrea Garau e Elias Kritikos. Andrea gioca bottom con le pedine nere e Elias top con le pedine bianche. Inizio standard, colpire è un po' preferibile a fare casa 4. Elias ricolpisce, ovviamente anche Andrea colpisce ancora. Elias colpisce e adesso si trova in netto vantaggio in corsa, 4 pedine indietro per Andrea. Elias ha solo 2 pedine da portare in salvo. Doppio 5 per Elias. Direi una pedina sull'8. O forse uscire, colpirei sull'1, farei casa 1. Questa probabilmente è la migliore. Mi, mm, mi piace abbastanza fare il Golden Point, ma non è detto che sia la scelta migliore perché parecchio indietro in corsa. Qui non colpirei, però il 4 è abbastanza scomodo. Andrea colpisce e direi scende sul 9. Sì, questa mi sembra la scelta migliore. Cinque, 4. Giocherei 21-16 e 13-9. 13-9 è molto importante. Ottima scelta di Andrea. E qui sì, farei la doppia ancora. Doppio 4, direi 2 case. Casa 5 e casa 4. Elias è in vantaggio in corsa di 39 pip, però una struttura molto rigida e Andrea ha 2 ancore molto forti. E qui il 4 non è comodo, probabilmente giocherei 11-2. Cinque 4, direi 13-8 e 7-3.
Importante bar point per Elias. E qui secondo me Elias ha un cubo a mio avviso la doppia ancora sul 5 e sul 4 non ha una forza di contenimento mm, molto buona, per cui io avrei cubato. Qui il cubo mi sembra doveroso. Penso che avrei passato al posto di Andrea. Vedo un po' troppi gammon. No, invece era un take corretto. Ottima scelta di Andrea. Questa sembra molto rischiosa perché se Andrea tira un 5 si trova in condizioni di ricubare, però la scelta è corretta per GNU, probabilmente perché dà tantissimi gammon. Primo game molto interessante. Adesso Elias ha parecchi gammon. Due off, non c'è dubbio. Una fuori. 21-15 direi. Doppio 2 non è un bellissimo tiro. Io probabilmente non avrei sprecato questo pip perché la gammon sono tanti, quindi bisogna ottimizzare. Qui deve correre, giocare 10-6. Adesso deve tirare dadi alti. 5-4 è ottimo. Però anche il doppio 1 di Elias è ottimo. Serve un 6, niente 6. Gammon per Elias 4-0. Ottimo livello di gioco. Nel primo game alcune scelte non semplicissime.
andrei sul 20. Non vedo alternative valide. Invece no. Strano, sono interessato a vedere la mossa corretta. Questa con questo vantaggio in corsa non avrei colpito. Infatti GNU non è d'accordo. Elia sta pensando di cubare, ma mi sembra presto. Tira un 6-3, danza ed è adesso ben contento di non aver cubato. Qui correrei. Adesso è Andrea che può pensare di cubare. Io qui cuberei 3 pedine indietro contro una. Andrea ha 17 pip di vantaggio. E qui colpirei anche sul 2. Probabilmente 10-2. No, 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 questa è troppo poco ambiziosa. Il punto è che Andrea non ha cubato, quindi adesso bisogna capire se andare per il Gammon o incassare il punto al prossimo tiro. Secondo me, a meno che Elias non tiri dei dadi molto buoni, è un too good. Non cuberei. Invece Andrea cuba ed era un too good, come anche ha missato ai tiri precedenti. Missato sul 4-0 per l'avversario, effetti è abbastanza grave, avrebbe dovuto cercare di recuperare. Slotterei 2. No, preferirei 6-3. Questa mossa si espone a parecchi tiri. Inoltre ha slottato una pedina in casa, quindi Elias ha anche la possibilità di attaccare l'us. Casa 10. 6 pip di vantaggio per Elias, che però ha l'ancora sul golden, mentre Andrea ha portato in salvo tutti i suoi runner. Qui giocherei 8-4, anche se rimane un po' strippato. La possibilità è 6-3 e 4-3, fare casa 3. Oppure ancora 13-12, 13-10. Ottimo doppio 4 per Elias.
forse avrei giocato 13-8, ho slottato casa 5, 6-4 non mi piace, 19 pip di vantaggio per Elias che cuba, direi che è un take molto chiaro, perché non è facile portare avanti le due pedine dalla casa 16. Andrea correttamente accetta, ma Elias tira un ottimo 6-5 e adesso è nettamente favorito a vincere il game. Elias sta giocando sotto i 2, Andrea ha missato dei cubi al game precedente ed è intorno ai 6,5-7. Qui semplice vittoria per Elias che si porta sul 6-1. Sta giocando molto velocemente, ha consumato poco più di un minuto. E 6-1, 2-1 no, deve slottare assolutamente, casa 5, questo score non c'è dubbio. E 4 colpisce un'altra pedina, però ottimo rientro di Andrea, colpisce e fa il golden. Probabilmente giocherei 13-10. O anche 24-21. Casa 5. Adesso buon vantaggio per Andrea. Elias colpisce. Andrea danza. Era già abbastanza vicino al cubo, ma questi ultimi tiri non è stato molto fortunato. Blunder di Elias. Forse non avrei fatto casa 4, avrei portato in salvo una pedina sul 9. Andrea rientra con entrambe le pedine. Cinque 4, correrei dal 22.
Ma qui penso che farei casa 3 e casa 2, 26 pip di vantaggio per Elias, ma la struttura non è ottima, deve liberare 3 case, gioca il Pay Now, Andrea colpisce, direi viene avanti dal 24, anche 13-11 era buona, 4-1 è ottimo per Elias. Qui penso che cuberei, in svantaggio per 6-1, la casa molto forte, se avesse colpito avrebbe avuto un'ottima posizione. Invece adesso è Elias che cuba, ed era un too good. 7-1 per Elias, ottima ancora per Andrea, e ottimo doppio 3 di Elias. Quattro due. Sì, mi piace questa, colpire la vedo troppo rischiosa. Ottima scelta di Andrea. Qui forse deve fare casa 2. La corsa è molto vicina, questa mi sembra troppo rischiosa. Fate un blunder, però doppio 4 non colpisce, ma non è facile per Andrea scappare con lo straggler. 4-1 secondo me deve uscire. Giocherei 21-17 e questa la vedo molto rischiosa. 3-2 colpisce. Ancora di Elias, 19 pip ritardo Andrea, sì, questa è corretta, ma Elias colpisce 2 pedine. E adesso Andrea è in grossa difficoltà. Casa 3. Andrea danza. Questo potrebbe essere un cubo. Elias cuba. Penso che sia ancora un take perché deve tirare dei 6 per uscire.
e su questo score potrebbe essere appunto un take. Non è una scelta facile. Io pensavo a 9675. Questa è obbligata, deve splittare il runner. Adesso se Andrea tira un 1, può giocare, qui deve colpire su 4, sicuro. Però tiro eccezionale per Elias che colpisce ed esce. Adesso ci sono tantissimi Gammon. Serve un 1 subito. Invece lui tira un 5 eccezionale Elias. Qui direi che i Gammon sono intorno al 40, forse 50%. Però rientra subito, quindi i Gammon diminuiscono. Preferirei 5-4. Direi che i Gammon sono attorno al 35% probabilmente. Ha ancora parecchie pedine da portare a casa. Questa non... Ho rigiocato 4-3. Libera casa 6 senza esitazioni. Elias ha ottime possibilità di Gammon, ma è fondamentale aggiudicarsi 2 punti. Io avrei portato a casa 2 pedine. Forse c'è da considerare che è difficile evitare il Gammon se non colpisce.
8-4, 8-6. Qui probabilmente giocherei safe, invece no, avrebbe dovuto tirare fuori un'altra pedina. No, beh, qui avrei giocato 8-6, però ottimo doppio 6, però ho bisogno di un doppio per evitare il gammon, niente doppio, quindi 11-1 per Elias. Elias sta giocando sotto il 3, ma anche Andrea non sta giocando male, sotto il 6. 5-2 a questo score avrebbe dovuto portare giù due pedine, la mossa di apertura. Qui slottare casa 5. Elias colpisce implacabilmente. Sì, 23-21. Però ottimo doppio 3 di Andrea che si avvicina al cubo. Se ok, non potrebbe essere too good. Con tre pedine indietro direi di no. Questo secondo me è un drop. E invece era too good. Probabilmente era too good per lo score. Doppio 3, colpirei e farei casa 5. E penso che cuberei su qualunque tiro. Ah, doppio 1. No, è un tiro ottimo per Elias. No, casa 5 mi sembra doveroso. Errore di Andrea. Probabilmente avrebbe dovuto splittare il runner con 24-22, 24-23. Ottimo doppio 5. E ottimo doppio 3 per Elias. Questo per me è un cubo. Penso che giocherei 24-22, 8-4. O forse anche 13-11, 13-9. Andrea non ha cubato, per cui la minaccia del cubo è molto forte. Cinque scappa con una pedina. A questo punto il cubo secondo me non c'è più.
6-5, eccezionale. Elias sta tirando benissimo. Qui deve colpire e giocare 6-5 o 3-2. Forse 3-2 è meglio. No, blunder di Elias. Questo è un chiarissimo too good. Invece no, Elias mi smentisce e cuba. Il drop è nettissimo. Avrebbe dovuto cubare al tiro precedente. Crawford, 1 away, 11 away. Grande vantaggio nuovamente per Elias. Adesso switcha dal 2 all'1. Però Elias considera che non gli serve il gammon, quindi gioca per la struttura. Qui farei l'ancora sul bar point, non colpirei assolutamente. 24-18, 22-18. Sì, concordo con la scelta di Andrea. Anche GNU è d'accordo. Qui scenderei con 2 dal mid. Elias ha una casa molto forte, per cui non ha certo paura di essere colpito, perché invece la casa di Andrea è inesistente. Qui non vedo di meglio che 11-6 e 8-4. No, scusate, sì, sì, era 5-4, non 5-6. Anche questa va bene, però mh, preferirei 8-4. Doppio 6, continua a tirare molto bene Elias. Direi 13-8 e 6-4. Questo non è un bel tiro. Andrea rinforza la casa. 6-5. Altro tiro non eccezionale. Doppio 1. Ottimo tiro per Andrea. Colpisce, fa casa 2 e direi slotta il bar point. Qui giocherei 17-13.
sta duplicando il 5. Invece un blunder adesso fa casa 5. Doppio 3, prime da 6. Non è fondamentale per Andrea fare il gammon. Qui adesso le possibilità di gammon sono, direi, attorno al 25%, però Elias rientra, quindi gammon scendono. Adesso solo un doppio, arriva il doppio, ma questo gammon è poco utile, quindi adesso post Crawford Andrea può cubare subito o giocare il tricky play, e qui adesso vabbè, se sta giocando il tricky play avrebbe potuto aspettare. 12 pip di vantaggio per Andrea, ottima posizione. Adesso fa anche casa 4, qui comincia ad avere un po' di gammon. Giocherei 18-16, anche se anche 8-4 per cercare il gammon non è male. Questa mi piace di meno. Tiro eccezionale per Elias. Anche questo è eccezionale. Colpisce, fa 2 case. Qui adesso Elias ha bisogno di un 2 e poi un 6. Doppio 2. Probabilmente giocherei 8-4.
colpisce, però 6-5 per Andrea, eccezionale. Ma qui è da prendere in considerazione il double hit, secondo me. 5-2 ottimo. Doppio 1, tiro eccezionale di Elias che fa Butterfly Anchor. Questo 6 è fortunato per Elias. Non sono sicuro se sia meglio colpire qui e colpire anche la seconda sicuramente, oppure fare casa in testa. Sì, probabilmente questa è 7-3. Full prime. Casa 2. 10-5 e sì. Qui adesso i Gammon sono tantissimi. Direi 4-3. Rientra subito. Qui avrei tirato fuori due pedine, troppo importante il Gammon. Qui solo un 6 può salvare Elias, che invece non tira il 6, quindi Gammon per Andrea. 12-8, one away, 5 away, post Crawford. Doppio 4, eccezionale, fa casa 5. Però ancora importantissima per Elias. Andrea colpisce, qui deve cubare, penso che sia ancora un take, però non è una scelta banale. Qui farei bar point e farei anche casa 2. Troppo importante il Gammon. Ottimo rientro di Elias.
casa 4, e qui deve uscire sul 16. Adesso nettamente favorito Andrea, però i Gammon sono molto pochi. Direi tutto dall'8. Deve fare casa 1, non ha altre possibilità. Adesso ha una posizione un po' storta. Questo non è male. Qui potrebbe switchare. Oppure giocare 7-5 e 4 off. No, 6-5, Elias implacabilmente colpisce. E qui Elias è favoritissimo per vincere, chiude anche casa. Match a senso unico, però non è ancora detto. Elias si è scoperto, ma Andrea ha missato. E adesso è matematica vittoria per Elias. Match interessante anche se a senso unico. Giocato bene da Elias a 3, ma anche molto bene da Andrea 4 e 5. Quindi ottimo livello di gioco. Complimenti a entrambi i giocatori. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima.